Ecco, abbiamo iniziato con la Battista Monica che battezza e il nostro amico Cosimo. Seconda sessione, qua, 5 mesi fa. 5, 4, 3, 2, 1. È seduto davanti a sé e c'è un cesto di mele, una cassetta di mele. E lui ne prende una e vede che è forata. All'interno c'è il vermicello. Però sento in lui come un senso di tenerezza, come se le somigliasse questa mela. Il vermicello da dove spunta? Dall'alto, Dove c'è il vicino al piccione? picciolo, sì. Di che Una colore è mela sul verdino, giallo-verdino la mela. e il vermino? Marrone. Quindi non la mangia. No, la sta guardando, la gira e la guarda. E poi che fa? Pensa che anche lui stesso è una mela bacata, però pensa che c'è qualcosa di meraviglioso in questa differenza tra questa mela bacata e le altre. C'è Quindi un la tiene, qualcosa di vitale, sì, sì, non la butta e ne prende una buona. no, La tiene, è sua. sì, La sua mela bacata. sì. Nome del progetto di Cosimo. Monica, sì, Cosimo ti dà l'approvazione, l'autorizzazione. Sì, sì, certo. È come se picchiasse sul tavolo, no? Se volesse esprimersi anche proprio così, no? Picchiando sul tavolo, come dire un sì, con un pugno anche deciso. Il progetto è nuovo, c'è proprio la spinta da parte della sua anima affinché lui assuma un approccio e uno sguardo nuovo alla propria vita, ehm, che riesca a percepire con entusiasmo la propria vita, vedendo tutta quella bellezza che adesso sta ignorando. Nome dell'anima. Mm, Giglio, Gigliola. Cinguetti, non ho l'età. Sì, il rimando poi è quello, che lui ribadisce spesso, no? Cioè, all'inverso, cioè Gigliola Cinquetti, non ho l'età, sono troppo giovane, no? Lui all'opposto dice, non ho più l'età. Mm. Nome dello spirito. Mm, Saetta, E vibrazione di Cosimo. eh, 5, Consapevolezza. 160, 158, 160, Anima. 43, Vite. 1917. Cervello. 9,2, Suscettibilità ipnotica. 42, 3D.
Eh, 68. Vivacità animica. 100. Beh, Cosimo, ottimi valori. Da iniziare da questo 100, io non so se la vecchia aveva 100, e un solido 5 di vibrazione. Ci sono delle entità eteriche, Monica? E io ne vedo una sola. È un grosso orso bianco del secondo universo che vorrebbe portarlo all'isolamento e comunque ad avere un atteggiamento un po' distaccato dagli altri, mettere proprio una sorta di distanza fra sé e gli altri. Mentali. Due ne vedo, una si chiama scoraggiamento e l'altra ingiustizia. Scoraggiamento è quell'entità mentale che vorrebbe intanto distoglierlo da quelli che sono i suoi obiettivi e i suoi progetti. E poi vorrebbe sminuirlo, togliergli il valore di ciò che lui invece riesce a raggiungere. Mm, e queste sottili strategie da parte di questa entità mentale servono proprio per mantenerlo comunque fermo nella sua vita. Lì dov'è? Direi di valore 5. E ingiustizia è un'entità mentale che vorrebbe farlo percepire vittima di varie cose. Vittima, per la sua condizione di nascita, vittima per la sua esistenza attuale, vittima delle sue proprie scelte che magari non sempre sono state corrette. E direi questo sì, tra il 5 e il 6. Impianti. È come se lui indossasse delle cuffie, un po' simili a quelle che indossi tu, e dentro queste cuffie lui sente dire: riposati, tu non hai sufficiente energia, Sei stanco. stai tranquillo, certe cose ti sfiniscono. Ehm, lascia perdere quella cosa lì e non correre troppo dietro alle fantasie. E chi c'è di là dall'impianto? Chi è che parla? Sai che è come se fosse direttamente il ragno della Matrix, che è come se il regno della Matrix ha pianificato per Cosimo un'esistenza di non movimento o comunque di scarso movimento, di staticità. E gli dà terribilmente fastidio che Cosimo possa scoprire questo gioco ed iniziare invece ad introdurre il movimento all'interno della propria vita, sia inteso proprio banalmente come movimento fisico che aiuta lui a superare le questioni sue fisiche, sia anche movimento inteso come uscire di casa, vedere delle persone, fare delle attività con gli altri. Per cui il ragno direttamente si prende come la briga da una delle sue zampe, di far arrivare, questi messaggi che servono proprio a placcarlo lì dov'è, Pensa che, per conservare il progetto originario, no? Di staticità. pensa che ce lo dicono da sempre del ragno. Vabbè, mille esempi, mille esempi. Non ultimo, 1998, Dark City. Non so se l'hai visto, Monica. L'hai visto? Mm? Non me lo ricordo. Ok. La città sempre al buio, l'allegoria delle vite precedenti, a mezzanotte tutti dormono
e quando si risvegliano dei personaggi che assomigliano molto agli uomini del tempo, quindi personaggi tutti uguali, con la faccia un po' bianca, vestiti con l'impermeabile nero, cambiano le vite delle persone, quindi non so, la famiglia umile diventa una famiglia ricca, il bigliettaio del cinema diventa l'edicolante e così via. Bene, questi uomini del tempo ogni tanto, o quando muoiono o in altre circostanze, dalla testa gli esce questa specie di ragno, tentacoli di medusa, ma comunque ragno alieno, verdino, luminescente, che scappa e se ne va. Ce l'hanno detto in tutti i modi del ragno. Di continuo, It era il ragno, il pagliaccio. Spider-Man, il ragno violino, ragni come se piovessero. Il ragno fa paura a tutti. Ad alcuni no. Perché? Quelli che si riempiono la casa di migali e vedove nere che passeggiano ovunque. Io ci giocavo con i ragni da bambina. Sì? Sì, sì, Li prendevi in mano? sì, 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 sempre. Ah, Mm. io li osservavo nelle loro tele. Guardavo quando la rifacevano, quando capitava la preda, come la insacchettavano. Ho cercato Allora, anche di imbalsamarne uno. ah, sono atteggiamenti diversi. Ci sono gli adoratori del ragno e quindi è comunque un assoggettamento, come hai detto tu, no? Riempirsi la casa, sono come sì. Degli animali domestici che vengono curati, accuditi, eccetera. Si deve preparare un particolare habitat, eccetera. E allora lì è proprio un omaggio al ragno. Adesso mi prude qua, però è normale. Mm? Altro tipo di atteggiamento invece è quello disinvolto, di curiosità, di non timore, ma non è ossequio. E sono approcci differenti, ehm, che è anche un io voglio conoscerti, sapere chi sei, senza temerti, ma senza venerarti. Il film Dark City l'hai visto quindi? Da quello che ti ho detto. No. E cosa ti viene su questo film? Uno specchio, tipo come se fosse uno specchio di ossidiana, attraverso cui ci si può guardare, cioè come se fosse la nostra storia, il racconto della Mhm. nostra storia. 1998, l'anno prima di Matrix 99. Negli ambienti molto famoso, fuori dagli ambienti sconosciuto, un film completamente sconosciuto. E Vabbè, questa cosa che hai detto, no, del ragno verde, infatti mi vengono proprio le matrici della Matrix color verde che scendono giù in verticale. va bene. E quindi questi sono gli impianti, sono tutti qua, sono tutti qui? Solo questa cuffia, sì, sì. Ok. Cosimo, che minimizza anche i successi, ne minimizza un grande risultato. Gli antidepressivi non fanno più parte della sua vita, non li ha più voluti, non li ha più cercati, non li ha più comprati. Con il benestare dei medici ha smesso di assumerli. Causa esoterica. Allora, questo fa parte anche del progetto nuovo, che vuole proprio che lui abbia un nuovo approccio. E siccome effettivamente si portava da tanti anni dietro, l'assunzione di questi farmaci, lui li ha abbandonati perché appartenevano al vecchio. Il nuovo Cosimo non ha questo tipo di blocco chimico, fisico, energetico, non ce l'ha. E devo dire che in effetti io ho notato il suo viso differente, come se in qualche modo fosse ripulito, sbiancato da qualcosa, da una patina grigia che si è tolta. Ehm, Mm, e noto anche da un punto di vista eterico che lui si è come sgonfiato, come se ha
perso in eterico della ritenzione idrica. Ok, se avesse ripreso con gli antidepressivi, quanto sarebbe stata la sua vibrazione? Lì si sarebbe anche aggiunta una sconfitta, no? Quindi scoraggiamento, insomma, si sarebbe anche alzato, ehm, e lo vedo appunto 0,8, 0,7, 0,9. Va bene. Cinema, mamma e papà. Ma la mamma è come se si mangiasse le unghie, è un po' di insicurezza, la sento un po' fragile. Mm. E il papà? Avrei come se lo vedessi un po' rosso in volto, un po' irrequieto, tipo anche sì, quanto devo stare qua? Beh, se vuole può andare, se non lo trattiene. Sì, ma e poi alza la voce e dice: Sì, vabbè, ma questi sono i miei modi. Adesso non è che mi dovete attaccare ogni volta che io parlo. C'è Cosimo che sta morendo da ridere. Ma morendo da ridere. Perché muore da ridere Cosimo? Monica. E si vede che lo rivede. Eh. No, sì, ma Lo rivede e sta guardando con occhi nuovi il padre. Quindi non prova rabbia, fastidio nei suoi confronti, non c'è una reazione mm, di questo genere in lui, ma c'è quel distacco bonario. ok. Monica, 3 Cinivac, paura di una fine improvvisa. Allora, lo so che questa frase lui non se la vorrebbe sentir dire, però io cito quello che mi dice Gigliola. Mi dice che poi la morte ti piacerebbe anche. Ne hai così tanta paura e invece sarebbe dolcissima. Ehm, non ti voglio spaventare. Ehm, se hai paura della morte, vivi di più. Vivi di più, vivi al massimo. Ma è stanco. Vedo come se si materializzasse di fronte a lui una sorta di centrifugato di tutte queste mele che erano lì dentro la cassetta. Ehm, però non è semplicemente costituito dalle mele questo centrifugato, è come se ci fosse una polvere energetica. E, zii, non lo so, zii, può essere, lui ha perso degli zii. Sì? Ok? Con questa polvere che gli viene dagli zii, diciamo, come se loro andassero un po' a zuccherare questa bevanda. Vedo proprio che è come se si aprisse una bustina di zucchero, viene versata dentro questo centrifugato di mela e lui piano piano con la cannuccia inizia a bere. È abbastanza denso, ha un buon sapore ed è come se a ogni sorso si sentisse un po' più forte, un po' più invincibile e anche un po' più ottimista. Polvere di zii. La polvere magica. Quanti sono questi zii? Sono disincarnati.
La parola carino, non so se carino, Carlo, non lo so. Mm, Sembra un uomo, cioè sembra una figura maschile. Questo è uno zio. Sì. mm. Allora, sento uno zio e una zia. Ehm, Aspetta un attimo, eh. È come se venissero con una carrozza di legno e vogliono fargli fare un giro. E ti dicono, vedrai che non ti stanchi qua. Vedrai quanto è bello viaggiare su questa carrozza di legno. Ti portiamo a Firenze, a Genova, in Sardegna, ti portiamo a Milano, ti facciamo mangiare l'ossobuco, ti facciamo anche stare un po' al mare, vicino al lungomare che ha le palme, così ti abbronzi un po' con le gambe pallide. Ti facciamo fare un po' di esercizi in acqua e li devi fare, se sei con noi. Dove sono Quanto questi è zii? bella la vita. No, gli zii sono nel portale Aureo. Infatti anche dalle proposte che fanno, non sono delle proposte, come posso dirti, mi dà l'impressione di anime ancora collegate alla terra, no? Mm. Cioè, le sento molto leggiadre che propongono questa carrozza e questo viaggio un po' sconclusionato, no? In varie città. Sento proprio che hanno l'energia del portale aureo, no? Dove tutto è possibile, dove non ci sono i confini, dove non c'è il tempo, dove non ci sono pesi. Va bene, Appare di nuovo la sua gattina, c'è ancora, la sua amicetta. c'è ancora? È lì? Sì, come se mi fai così, dice. Non sono venuti nuovi gatti, Cosimo? Non sei ancora arrivato a quello. Magari stai aspettando la questione della casa, ma adesso la analizziamo. Io vorrei capire, Monica, da dove viene questa paura di una fine improvvisa? Lui che si sveglia al mattino, mette i piedi nelle ciabatte, seduto sul letto, fine improvvisa. E la correlazione con i tre Cinivac. Ma allora dunque, a me viene come se, in verità, questo è un po' un pensiero che può aver avuto anche prima, saltuariamente, che magari i suoi problemi di salute avrebbero potuto portarlo prematuramente a, in fin dei conti, lui si sente così stanco, magari il cuore è sovraccarico, magari una serie di debolezze, come se gli fosse già passato per la testa questo tipo di timore, come e poi consolidato in queste sue scelte, mh, visto che hai sentito parlare, no, di molte persone, no, Mhm, che hanno avuto problemi in conseguenza a questo, anche fatale, fatale, diciamo. mhm. Ecco. Eh, e quindi ha come riattivato una cosa che però in qualche modo in lui c'era già lì, un po' silente, non è nata.
stata riattivata. Mhm. Ehm, mm, C'è Francesco, tipo come se potesse essere una sua guida, Mhm. che gli dice, mm, ok, la morte ti tira di qua, però allora fatti tirare da un'altra parte dalla vita. Se poi la morte tirerà più forte, va bene, l'accetterai e si spalancherà all'infinito. Però adesso io ti faccio vedere che la vita sta tirando dall'altra parte. Guarda, guarda la direzione in cui tira la vita. Guardiamole insieme. Oh, tira in direzione, vedo del mare, ehm, tira in direzione di come un locale all'aperto. Lui si può mettere lì, che può essere tipo, sì, tipo un bar così, no? In cui lui sta all'aperto. Tira in direzione di tipo una biblioteca, però magari la biblioteca nel senso di posto in cui lui poi ritrova degli eventi a cui partecipare. E poi c'è come un telefono, un numero di telefono, un telefono che forse fa riferimento a un gruppo, a un'associazione, ehm, un progetto. E poi vedo che la vita tira verso animali anche che non sono suoi, tipo come se si fermasse davanti a un cancello a guardare un cane piuttosto che a guardare un gatto che è appollaiato in alto. Mm. E lui rimane lì, Cosimo, anche ad occhi chiusi, a prendersi l'energia di questi animali. Poi lo vedo tipo che va in un posto in cui lui mangia bene, gli piace andare a mangiare lì. E poi mi fa vedere la vita tira verso, ehm, c'è un prato, un luogo così aperto, e vedo che lui respira profondamente e si sente proprio vivo a ogni respiro profondo che fa, a ogni ispirazione si sente più vivo. Poi vedo che si avvicina a del legno, lo tocca, penso che sia del legno tagliato, no? Lo tocca, sente le irregolarità, sente il profumo di questo legno, eh, è come se ne sentisse la vita anche. Lui che impara a sentire anche la vita degli altri, anche delle cose. E non c'è da sentirsi ridicoli nel parlare con i fiori, con un animale, con un topolino. Arriva una ragazza che fa le stesse cose Che fai? che fai tu. Mm. Io. Tu, Cosimo. Ah, tu Cosimo. Sì.
però devi sorridere. Sorridere con la bocca e con gli occhi, come se il tuo sorriso, dal tuo sorriso uscissero caramelle. Ripulisci il tuo linguaggio, la vita ti dice di ripulire il tuo linguaggio. Perché com'è adesso il linguaggio di Cosimo? Autodistruttivo Mhm. e svilente. Minimizzante, Sì, svilente, sì. Ma perché, scusa Monica, il linguaggio ha un effetto sulla nostra vita? fondamentale. È proprio pura energia, sono pure frequenze. Quindi se uno dice sono stupido, non ce la faccio, è stato un colpo di fortuna, che succede? È come se il nostro campo energetico diventasse una pozzanghera porca e questa sporcizia della pozzanghera che appartiene al campo energetico mano a mano entra all'interno del nostro campo fisico. E invece, lodandosi senza ragion veduta, che effetti ha? Quindi si sa di essere degli inetti, ma non si fa che ripetere, me lo merito, posso tutto, io vincerò, io sarò vincitore di un Oscar, pur sapendo di essere molto molto negati nella recitazione, per esempio. No, quello vedo che è una pallina che rimbalza poi indietro. Quindi no, non ha alcun significato, non ha alcun effetto. Ehm, ehm, mm, mm, la cosa essenziale è capire, il valore della vita e il valore di noi stessi, non tanto le cose che facciamo, non tanto le cose che abbiamo, mm, ma noi che siamo portatori di vita, noi che siamo personaggi scelti da un qualcosa che è al di là del velo. E quel qualcosa che è al di là del velo ha scelto proprio noi, ha scelto proprio questo personaggio ed è unico ed è speciale e noi dobbiamo comprendere questo. E non il fatto che sappiamo andare in bicicletta, sappiamo recitare e sappiamo fare le torte, eccetera. Non è quello. Quindi Cosimo dovrebbe anzitutto avere contezza dei suoi risultati. Sì, e che lui è importante. Mm, mm. Cioè lui è stato scelto da una forza potentissima che è di là per fare un'esperienza di qua. E chi è di là non fa delle scelte sciocche a caso, fa solo scelte importanti. Quindi gli antidepressivi non sono un risultato da quattro soldi l'averli lasciati e non sono un risultato che è provenuto dall'esterno, è Quello solo che un lui non risultato. può vedere è che quando lui ha fatto questa scelta in maniera stabile, al di là del velo, c'è stata proprio una grande festa, tanti brindisi, c'è stato proprio un trionfo, dei forti applausi, Da parte di chi? da parte di quello che è il suo vero sé Mhm. e da parte di altri veri sé. E io c'ero sicuro ad applaudirlo. C'ero? C'era anche il vero sé di sua mamma. Cosa fa nel cinema la mamma a queste parole? È proprio, cioè c'è poca comunicazione, tra il suo vero sé e lei. Lei è un po',
cioè, un po' come dirti a disagio in questa situazione, non sa neanche bene come interpretarla, come coglierla. Mm. Ecco, questa cosa qui che abbiamo visto in Cosimo, che è l'entità mentale ehm, per cui lui si sente vittima, l'ha presa un po' anche dalla madre, è una caratteristica della mamma. Ingiustizia. Sì, che c'è questa sorta di passività nei confronti della vita, ehm, questa tendenza a subire, diciamo, ok? A non reagire, a non prendere il timone della propria vita in mano. In quest'ottica, il mancato acquisto della casa, come si pone, inquadra? A me viene come se lui avesse acquistato ipoteticamente questa casa, si sarebbe creato un nodo in più con il padre. Quindi già ce n'era uno di nodo, quindi un doppio nodo con il padre. Mm. Mm. Perché? Perché è come se... Allora, bisogna un attimino capire, perché io in una delle linee temporali vedo che lui ha la possibilità di andare a convivere con qualcun altro, ok? Ma se acquistava questa casa, no, ok? Nella linea temporale che esiste in cui lui ha acquistato questa casa, è andato lì con Mhm. suo papà e non inizia questa frequentazione. Ma con una donna. Per me è con una donna. Nella linea temporale invece attuale in cui lui è rimasto nella casa, solita, precedente, eh, sì, io la vedo, Quindi siamo ancora in questa linea temporale. sì. Quindi cercare una nuova casa, Monica, cercare una donna. Cioè, è come se fosse, c'entrasse con l'acqua, un laghetto, una cosa del genere, in questo incontro, questa persona. Ehm, Come se lui potesse anche provare a mettere tra parentesi la cosa casa, che tra l'altro lo stressa molto, perché lui è sempre come se un po' si illudesse e poi dopo precipita giù. Ok, sale, 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 che bello, c'ho la casa, poi dopo collassa. Come se potesse metterla tra parentesi e dedicare le proprie energie ad altro. Beh, Gigiola, la sua PS, spinge nella direzione no casa, sì vita. Mm. Esatto, Però se lui insiste, le linee temporali sono tantissime, quindi a un certo punto assolutamente. una casa acquistata salterà fuori e si slitta di binario in una nuova linea temporale, mentre il trenino con un altro binario di un Cosimo che sperimenta una relazione e una convivenza se ne va da un'altra parte. Esatto. Quindi nulla è definito. Più o meno le intenzioni della PS sono queste. Cosimo, fatti tutti i parchi con i laghetti che ci sono. No, poverino. No, Ehm, a tirare il pane alle paperelle. Perché è come se, e chi lo sa, magari loro se già si sono incontrati, comunque c'è questo elemento del lago, un laghetto. Ehm, E, e poi è come se la sua anima gli dicesse, voglio che tu sperimenti le carezze, voglio che tu sperimenti i baci. Che sei tu, Cosimo, questa signora, anima. E non è un'entità alla quale tu devi obbedire, schiavo, ammantata da un'aura di sacralità e santità.
E non sto parlando di Monica, sto parlando della tua anima. Sei tu, sei un animo. Molto bene, beh, chi l'avrebbe mai detto? In realtà assolutamente, perfettamente logica e tutto quello che vogliamo. Molto, molto, molto bene. Quindi sostanzialmente, se posso riassumere, Monica, dei cinici ne possiamo anche strafottere. Sì. La fine improvvisa, entità e stupidaggini. La casa adesso è meglio perderla che trovarla. E i vicini rumorosi. Mm, allora, quello mi viene tipo i tappi, tappi alle orecchie, dei tappi sicuri ovviamente. Ehm, e poi anche un intento prima di dormire e lui riposerà a prescindere dai rumori esterni, i soliti rumori esterni, disturbi dei vicini. È sufficiente anche questo, senza tappi. Va bene, andiamo al cluster. Anche un solo tappo, dice. Va bene anche un solo tappo, perché così ha più controllo della situazione. Un orecchio con il tappo, l'altro no. Dunque il cluster, non so, lo presenta come se fosse un pesce eh, smaciullato. Eh, e lui come se dicesse, ma io non voglio più trascinarmi nell'agonia, nella sofferenza, sentirmi un pesce che non sa nuotare. Io voglio sentirmi giusto, adatto. Voglio sentire che ho tutto quello che mi serve per affrontare la vita. E allora vedo che butta via questo pesce dentro il portale definitivo e mette un arcobaleno, eh, come ad eternum. L'avatar era tipo un medico che prescrive ricette su ricette, senza poi tipo arrivare mai a niente, no, di Lui una prescrive, conclusione utile. Sì, scrive, scrive, no? però è un medico. E se fossi io il medico di me stesso? Dice Cosimo. Io voglio provare a vivere nella libertà, senza la paura di essere rifiutato, respinto. Non ho bisogno di evitare le donne, con lo sguardo, con la parola, perché io posso piacere a loro. E vedo che straccia a pallottola il foglio su cui stava scrivendo le ricette, l'avatar, e butta via tutto dentro il portale definitivo. Cosa crea al posto di queste due creazioni, Avatar e Cluster? Mm. Al cluster ha creato un arcobaleno e qui crea come una specie di pompon azzurro. È molto morbido, anche divertente, ehm, anche luccicante.
molto confortevole, ha un ad eternum che sa anche di tenerezza. sia qua che là, Là è sì, l'arcobaleno e qua l'arcobaleno. questo, sì, Mm. un po' un azzurro. Vedi, Monica, un gatto, una gatta nuova nella vita di Cosimo. Sembra vedo le zampotte sul arancione bianco. Ehm, anche lui. Collegata all'incontro femminile, in un qualche modo. Mi sembra no, sembra collegata al padre, Mm. non so in che modo. Anche in maniera indiretta, magari Certo, il padre, mm, contento con la gatta e lui un po' più libero da, da pensieri, capito? Vabbè. Cosimo saluta i componenti del suo cinema, mamma e papà, e li lascia con un messaggio. vedo che va dalla mamma a stringerle le mani e dice: Non ce l'ho su con te. Ehm, la tua debolezza non mi fa più rabbia né mi ferisce. Vedo che le dà un bacio qua in alto sulla fronte. Ehm, al padre dice: Sei un rompicoglioni. Per certi aspetti siamo simili, e la verità è che ci vogliamo un gran bene. E lo abbraccia. Si E a se, abbracciano. e a se stesso cosa dice? Vedo che si sta guardando allo specchio e dice: Cosimo, non ti compiangere più. Mm, non ti dare più la zappa sui piedi. Non remare più contro te stesso. E vedo che è come se lo specchio iniziasse ad emettere una luce fortissima e Cosimo capisce che quello è lui, quella luce è sua. Ha tolto quindi tutto, le entità eteriche, la entità eterica, l'orso bianco, e le due mentali, scoraggiamento e ingiustizia. Ci sono ancora. No, L'impianto. no, la tolta e le cuffie. Il progetto è ancora nuovo, Nuovissimo. nuova vibrazione. 199. Non 200. E va bene, 200. Consapevolezza. 171. Anima. 53. Vite. 1752. Cervello. 9,8. Suscettibilità ipnotica.
48,50. Ottimo. E 3D. 43. Va bene, Cosimo lo vedi ancora a vedere le partite di basket coi colleghi? Oh sì, certo. Mm. Lo vedi anche in altre circostanze, non so, a farsi delle cene coi colleghi? Sì, delle cene, poi ci sono questi eventi eh, culturali, direi, cioè, qualche evento culturale. Eh, aspetta, come anche dei giri fuori in paese, così a zonzo, no? Così, tipo struscio, queste cose qui, no? Così, dei Un caffè giretti. al bar, sì. Mm, sì, così. La piscina. Vedi tanto l'acqua. eh. E poi non so se lui ha dei parenti, perché è come se andasse a trovare dei parenti che lo invitano a pranzo, o sono parenti dei suoi amici, però inviti a pranzo a casa di altri. Che finora ha rifiutato e invece potrebbe accettare Certo, o creare. sì, Ok. sì. E in generale come lo vedi? È diventato un portatore di vita? Un Come se portatore di fosse vita più sano? sano, esatto. No, vabbè. Che portatore di vita sano, vedo, fantastico. Ah, vabbè. Non c'è bisogno di altri commenti. Peraltro, Cosimo ride dall'inizio della sessione, felice, contento, divertitissimo da questa cosa. Quindi, cosa meglio di così? Uguale alla prima sessione di oggi, no, Monica? Come sempre, gemellate. Canicattì gemellata con Vienna, e siamo uguali. Due città completamente diverse, ma comunque gemellate. Va bene, è gemellate, vedi poi. Va bene, e salutiamo Cosimo in eterico. Come lo saluti, Monica? Gli mando con un bacio, gli spedisco un fiore, un piccolo fiore, rosa e giallo. Io invece lo saluto mandandogli una bobina di un film nella quale, che se vorrà si vedrà, nella quale c'è la vita più diversa in assoluto da quella che sta vivendo e che è una sua vita parallela. Sì? Sì, certo. Va bene, abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.